liceo, si studiava da matti, uno spirito di squadra pazzesco. Mai visto, dico, ma questo chi è? Stiamo preparando un corso di introduzione al liceo, vorresti venire? E dico, ah, interessante, ma ci possiamo incontrare? Dico, guarda, sto partendo per le vacanze, con i miei in Toscana, ti andavamo a ballare lì in un dancing e lì nell'albergo avevo conosciuto una ragazza di Roma, tra l'altro, Antonella, mi ero innamorato subito. Lui comincia a dirmi, ma perché non vieni a studiare? Abbiamo un centro di documentazione culturale qui. E io dico, ma guarda, io studio benissimo a casa, insomma, magari una volta verrò, insomma. Lui mi aveva detto, mi raccomando, arriva alle 3 in punto. Allora dico, vabbè, alle 3 in punto. Suonai, mi aprì lui, si vede che mi stava aspettando, benvenuto, e mi portò direttamente in sala di studio. E c'erano 3 tavoli pieni zeppi di ragazzi che studiavano in silenzio, e c'erano 2 posti liberi, uno era il suo e uno me l'aveva tenuto per me. Nel frattempo avevo imparato tante cose. Lui cominciò a spiegarmi, ma guarda, tu che stai cominciando a capire meglio tutte le cose, esistono, l'Opus Dei è fatta di persone che dedicano anche tutta la loro vita. Ci sono i numerari, che sono quelli che non si sposano perché si dedicano appunto alla formazione degli altri. E perché non pensi che potresti anche essere tu uno di questi numerari? Io? Ma no, ma dai, ma figurati, io c'ho Antonella. E lui mi dice, guarda, parlane con Gesù. Arrivo lì, io guardo l'ostia e dico, Gesù, ma tu veramente vuoi questo da me? Perché se tu lo vuoi, anch'io lo voglio. Non ho sentito nessuna cosa strana, nessuna risposta. Però mi sono sentito così contento e felice che ho detto, vabbè, vale la pena giocarsi la vita. Cammino, 3 punti. Quello per me è stato il primo contatto con nostro padre. Stavo finendo di mangiare gli spaghetti e mi arriva la telefonata del segretario della residenza, che allora era Aldo Capucci, il quale mi dice, Lello, in quanto tempo riesci ad arrivare qui? Certo, se c'è nostro padre, 3-4 minuti e sono lì. Dice, guarda, c'è nostro padre. No, veramente. Pum! Esco, mia mamma mi afferra, dice, cosa fai? Non hai finito di mangiare? No, guarda, mi sento già pieno. Devo fare una cosa importantissima. Boom! E arrivo lì. Si è presentato. Ma questo lo faceva altre volte anche in altre città, tranquillamente. Non era niente di ufficiale. Questa è l'altra cosa che a me colpiva tantissimo di nostro padre, che era una persona affabile, normale, che percepivi proprio il suo affetto immediato. Ti veniva una voglia, dal momento in cui partiva, e poi durava per tanto tempo, di comersi al mondo, cioè mangiarsi il mondo, no? Ecco, questo proprio, anche senza dirlo, ti veniva la voglia di farlo. Qua. Io stavo seduto per terra qua, quella famosa, e lui stava su una sedia come questa, proprio questa qui. Che Dio vi benedica. Dio vi benedica. E ci parlava. No! No! E chi te l'ha data? Incredibile. Come no? Certo che li riconosco. Cioè io ho visto in quel momento di nuovo Gesù presente tra di noi, e lui che dice, per essere molti di più, prima bisogna volerlo. E non vuole chi non mette tutti i mezzi. E come si fa? E la prima cosa da fare è essere più vicino al Signore, avere più vita interiore. Siamo, voi con me, siamo figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, siamo figli della Madonna, consanguinei di Gesù.